Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siete veramente in tantissimi a chiedermi come realizzo l'ombra ai miei figurini. Quindi invece di rispondervi singolarmente ogni volta con tutti i passaggi che dovete fare, ho detto faccio prima a fare un video, così quando me lo chiederanno gli invierò il link. Giuro che non l'ho fatto apposta, il colore è completamente casuale, l'ho visto, mi è piaciuto, ho detto adesso disegno quest'abito. Però ovviamente mi devo complicare la vita, non andrò a disegnarlo sulla stessa cosa, ma bensì ne ho fatta un'altra, un po' più complessa, tipo questa. Ora, in questo video non vi mostrerò tutto il procedimento che faccio per disegnare eccetera eccetera, bensì vi farò vedere alcune ispezioni del procedimento che svolgo per arrivare al punto dell'ombra. Sono molto curiosa di sapere qui quello che fate voi mentre disegnate. Ad esempio, io non so disegnare senza mettermi la musica, mi rilassa tantissimo e mi concentra veramente tanto, quindi ora mi metterò della buona musica e si parte. Ok, ci siamo, ho finito di fare il line art, adesso inizio a colorare. Ho appena finito di colorare la pelle, adesso dovrò colorare l'abito. Io dedico parecchio tempo alla pelle perché mi piace renderla il più realistica possibile. Anche voi lo fate? Finalmente ho concluso l'illustrazione, meno male che dovevo fare qualcosa di veloce. Dunque, una volta che avete finito l'illustrazione e che non dovete apportare più nessuna modifica, dovete unire i livelli di tutto il figurino in modo che diventi un unico livello. Lo duplicate, bloccate la selezione e lo riempite con il colore nero e vi assicurate che questo livello sia sotto al livello del figurino colorato. Poi dovete modificare la forma con lo strumento distorci, perché lo strumento distorci vi permette proprio di andare poi a creare quella prospettiva che poi volete dare appunto all'ombra. Una volta che siete soddisfatti di come avete posizionato l'ombra, dovete togliere il blocco alfa, andare su regolazioni, controllo sfocatura
e lì mettete la percentuale che preferite, e se per voi è troppo scura abbassate un po' l'opacità del livello. Io in genere la abbasso sempre. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e che finalmente abbiate capito come fare l'ombra per i vostri figurini. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e se non foste ancora iscritti iscrivetevi al canale. Se avete altre richieste vi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!